Maestro, innanzitutto grazie per la sua presenza a Electric Days, che è un evento che può sembrare distante da quello che è il suo mestiere di musicista, ma solo in apparenza perché anche nel mondo dell'auto elettrica, che è silenziosa per definizione, si sta lavorando al suono per dare proprio un suono a ciò che è silenzioso. Ci può raccontare cosa sta facendo proprio lei per dare musica a un motore? Un bel suono del motore è una cosa importantissima. La FPT mi ha invitato a vedere la fabbrica, il laboratorio dove hanno creato questo nuovo motore. Parlando con i tecnici in Svizzera mi hanno fatto vedere il motore, bellissimo, una cosa straordinaria. Per me è stata una sfida bellissima perché nessun altro l'aveva fatto prima di me e mi sono messo al pianoforte e ho cominciato a vedere che genere di musica potrebbe andare bene e soprattutto importante è che quando tu accendi il motore devi sentire un suono che deve essere preciso, che ti dà la sensazione che il motore gira e puoi partire. Credo di aver trovato la musica giusta, cioè piacevole però anche aggressiva, nel senso che ti dà quella sensazione di guidare. Tornando al mondo dell'auto, c'è una curiosità che forse pochi appassionati ricordano e che conferma un legame profondo che lei ha con le automobili, perché c'è una supercar che porta il suo nome, la CZ Moroder V16T. Ci può dire cosa significa per un appassionato di musica come lei creare delle armonie che possano in qualche modo riempire il suono del motore che tanti appassionati adorano da oltre un secolo? A me le macchine veloci mi sono sempre piaciute, ne avevo comprate parecchio. Finché un giorno un signore mi ha offerto di investire e aiutare a creare una macchina che poi sarà la CZ Moroder, che è bellissima, un 16 cilindri trasversale, anzi credo che sia il primo. Cioè il suono del motore è una cosa importantissima. E quando ho visto il motore che hanno sviluppato in Svizzera, mi sono detto è una bella sfida trovare un sistema di musica che può andare bene col motore, che aggiunge qualcosa per indicare che il motore gira, cioè tu accendi e senti il motore gira e puoi partire per il tuo viaggio. Ovviamente, come puoi immaginare, molti appassionati, ce lo scrivono anche nei commenti delle nostre prove sulle auto elettriche, hanno paura che questa perdita del rumore, del suono meccanico non sarà mai sostituibile con degli altri suoni elettronici. Lei cosa ne pensa? Come può l'innovazione che caratterizza la sua esperienza professionale compensare questa assenza? E come ha vissuto questa esperienza nell'ambito della sua carriera? Sono stato sempre interessato all'innovazione. Negli anni 70 ho scoperto, almeno per me, il sintetizzatore, il Moog, che l'ho usato moltissimo. Poi a un certo momento ho incominciato a incidere, ero uno dei primi a incidere in digitale e continuiamo così perché senza il Moog, senza il digitale e senza l'innovazione ormai la musica non ci sarebbe più, però è viva come sempre anche di più. La prima volta che ho sentito il Moog è stato negli anni 70, un bel disco che si chiamava Switch It on Bach, cioè tutto l'album è stato fatto da un computer del Moog e mi sono detto devo averne uno, però era troppo caro, allora ho trovato un musicista in Germania che ce l'aveva e io avevo usato lui e il Moog perché era difficilissimo a lavorarci su e ho fatto il mio primo pezzo musicale che si chiamava Son of My Father, che era praticamente il primo disco pop prodotto dal computer e da quel giorno lì ho continuato fino poi verso la fine degli anni 70 ho inciso e composto il pezzo I Feel Love che era tutto basato solo sul computer. Lei ha lavorato a stretto contatto con un team di ingegneri che sviluppano proprio motori del futuro, da cui è nata Preludio. Ci può dire com'è stata questa esperienza e quali sono state le sfide? Per questo sound speciale, questo Preludio, ho utilizzato parecchie cose. Prima di tutto
le cose elettroniche del sintetizzatore. Poi per dare un po' quell'effetto, diciamo, più umano, diciamo, ho aggiunto degli archi, ho aggiunto delle trombe, la batteria per esempio non elettronica, cioè ho creato un'amalgama di suoni che erano tra il naturale e quelli elettronici. Il compito di trovare questa musica di circa 4 o 5 secondi per l'inizio, per partire il motore, è stato un lavoro enorme. Se io adesso vedo tutti i provini che ho provato, saranno una cinquantina, finché alla fine in testa mia ho ridotto tutto a circa 20, poi a 15, poi a 10. Comunque è stato un bel lavoro, una bella sfida, però anche un lavoro enorme. Dal punto emotivo una cosa straordinaria. Credo che non ci sarà un compositore in vita e anche nel futuro dove avrà la possibilità di sentire milioni e milioni di volte lo stesso suono. La presentazione a Las Vegas è stata una cosa straordinaria. Vedere il motore, vedere tutta la gente che guarda, che chiede ma cos'è? Sapevano cos'era, però non sapevano come funzionava. È stata una cosa, sai, presentare per la prima volta, credo, al pubblico questo motore con la musica che poi credo che è piaciuta, è stata una cosa indimenticabile. La ringrazio per l'intervista, per il suo tempo, per aver partecipato a Electric Days, e so che però lei non si è limitato a comporre Preludio, ma ha fatto qualcos'altro di molto speciale dedicato a tutti noi. In questi tempi molto difficili ho pensato di fare un omaggio a tutti, ho fatto un remix del pezzo il Preludio remix, che a me sembra che è diventato un pezzo bellissimo, molto ballabile, molto bello da ascoltare. Lo faremo sentire adesso.